Ciao a tutti e benvenuti a Italian Podcast. Io sono Luca. E io sono Marta. Grazie per essere qui con noi oggi. Oggi parliamo di una cosa molto importante per chi vuole imparare l'italiano. I verbi essenziali per parlare l'italiano. Sì, perché i verbi sono il cuore della lingua. Senza verbi è difficile parlare, anche se conosci tante parole. Puoi sapere i nomi delle cose, ma senza i verbi non puoi dire cosa fai, chi sei, cosa vuoi. In questo video parleremo dei verbi che gli italiani usano ogni giorno. A casa, al lavoro, con gli amici, quando viaggiano. Useremo frasi semplici, chiare, facili da capire. Così puoi ascoltare, ripetere e imparare con calma. È un contenuto perfetto se stai iniziando a studiare l'italiano o se vuoi parlare in modo più naturale. Se ti piace questo modo di imparare l'italiano, puoi iscriverti al canale e mettere like al video. Ci aiuta davvero tanto. Grazie di cuore. Bene, iniziamo subito con uno dei verbi più importanti in assoluto. Un verbo che usiamo per parlare di noi, delle altre persone e delle cose. Sì, un verbo che sentiamo ogni giorno, in tantissime frasi. Parliamo del verbo essere. Il verbo essere è uno dei verbi più importanti in italiano. Lo usiamo per dire chi siamo, come stiamo, da dove veniamo. Per esempio, io sono Luca. Io sono Marta. Io sono italiano. Con questo verbo possiamo parlare della nostra identità. Usiamo essere anche per parlare delle altre persone. Tu sei studente. Lei è italiana. Loro sono amici. È un verbo molto semplice, ma fondamentale. Vediamo ora il verbo essere al presente. Io sono. Tu sei. Lui, lei è. Noi siamo. Voi siete. Loro sono. È importante ascoltare bene la pronuncia. Prova a ripetere lentamente. Io sono. Tu sei. Lui è. Usiamo essere anche per dire come stiamo. Per esempio, io sono arrabbiato. Io sono stanco. Io sono felice. Oppure, io sono un po' stanco oggi. Io sono molto contento. In italiano usiamo spesso essere con aggettivi. Felice, triste, stanco, tranquillo, occupato. Facciamo altri esempi semplici. Oggi sono a casa. Sono al lavoro. Siamo in Italia. Qui, essere, ci aiuta a dire dove siamo. Esatto, è molto utile anche per parlare del luogo. Un'altra cosa importante. Con essere possiamo dire l'età. In italiano diciamo io ho 20 anni, non sono 20 anni. Ma diciamo io sono giovane. Io sono adulto. Questa è una differenza importante rispetto ad altre lingue. Proviamo ora a fare frasi molto semplici, come in una conversazione reale. Ciao, come stai? Sto bene, grazie. E tu? Anch'io sto bene. Ma possiamo anche dire: oggi sono un po' stanco. Questo è l'italiano di tutti i giorni. Se stai ascoltando, puoi fermare il video e ripetere le frasi ad alta voce. È un ottimo esercizio per migliorare la pronuncia. E se questo contenuto ti è utile, puoi lasciare un like. Così sappiamo che questo formato ti piace. Ora continuiamo con un altro verbo molto importante. Un verbo che usiamo per parlare di azioni, di cose che facciamo ogni giorno. Un verbo semplicissimo, ma essenziale per comunicare. Parliamo ora del verbo avere. È un altro verbo fondamentale in italiano. Usiamo avere per parlare di quello che possediamo, ma anche per parlare di sensazioni, bisogni e età. Vediamo prima il verbo avere al presente. Io ho. Tu hai. Lui, lei ha. Noi abbiamo. Voi avete. Loro hanno. Anche qui, prova a ripetere lentamente. Io ho. Tu hai. Lui ha. Usiamo avere per dire cosa abbiamo. Per esempio, ho un telefono. Ho una casa. Ho un lavoro. Sono frasi molto comuni nella vita di tutti i giorni. Usiamo avere anche per parlare dell'età. In italiano diciamo: ho 20 anni. Ho 35 anni. Non diciamo sono 20 anni. Questa è una cosa molto importante da ricordare. Usiamo avere anche con tante espressioni comuni. Per esempio, ho fame. Ho sete. Ho sonno. Queste frasi si usano ogni giorno. Se vuoi dire che sei stanco, puoi dire: ho sonno. Oppure: ho bisogno di dormire.
Usiamo avere, anche per parlare di emozioni o sensazioni. Ho paura. Ho freddo. Ho caldo. Facciamo qualche esempio semplice, come in una conversazione reale. Hai fame? Sì, ho molta fame. Hai tempo oggi? Sì, ho un po' di tempo. Queste sono frasi naturali, molto usate. Se stai studiando l'italiano, prova a pensare a 3 frasi con avere. Frasi semplici, come ho un caffè, ho fretta, ho un problema. È normale fare errori. L'importante è parlare e provare. Ora andiamo avanti con un verbo che usiamo per parlare di azioni quotidiane. Un verbo che senti sempre quando qualcuno parla della sua giornata. Un altro verbo molto importante in italiano è il verbo fare. Lo usiamo tantissimo, ogni giorno. Fare è un verbo molto utile perché può sostituire molti altri verbi. Quando non sappiamo quale verbo usare, spesso usiamo fare. Vediamo prima il verbo fare al presente. Io faccio. Tu fai. Lui, lei fa. Noi facciamo. Voi fate. Loro fanno. Prova a ripetere con calma. Io faccio. Tu fai. Lui fa. Usiamo fare per parlare di azioni quotidiane. Per esempio, faccio colazione. Faccio la spesa. Faccio sport. Sono frasi molto comuni. Usiamo fare anche per parlare del lavoro o dello studio. Che lavoro fai? Faccio l'insegnante. Faccio l'università. In italiano è molto naturale dire faccio invece di usare altri verbi. Usiamo fare, anche per parlare del tempo libero. Che fai oggi? Oggi faccio una passeggiata. Stasera faccio una cena con amici. Facciamo un piccolo dialogo semplice. Cosa fai nel weekend? Faccio sport e poi riposo. Un'altra cosa importante. Usiamo fare anche per parlare del tempo atmosferico. Fa caldo. Fa freddo. Fa bel tempo. Queste frasi sono molto comuni. Se vuoi, puoi provare a dire ad alta voce. Oggi fa caldo. Oggi fa freddo. Ottimo esercizio. Ricorda, fare è un verbo molto flessibile. Se lo impari bene, puoi parlare di tantissime cose. Ora continuiamo con un altro verbo essenziale. Un verbo che usiamo per parlare di movimento, di andare da un posto a un altro. Parliamo ora del verbo andare. È un verbo molto importante perché lo usiamo per parlare di movimento e di spostamenti. Usiamo andare quando diciamo che ci muoviamo da un posto a un altro. Vediamo il verbo andare al presente. Io vado. Tu vai. Lui, lei va. Noi andiamo. Voi andate. Loro vanno. Ascolta bene e prova a ripetere. Io vado. Tu vai. Lui va. Usiamo andare con i luoghi. Per esempio, vado a casa. Vado al lavoro. Vado a scuola. Sono frasi semplici, ma fondamentali. Usiamo andare anche per parlare del futuro vicino. Oggi vado a lavorare. Domani vado a studiare. Stasera vado a dormire presto. In italiano usiamo spesso andare più a più verbo. Per esempio, vado a mangiare. Vado a bere un caffè. Vado a studiare italiano. Questa struttura è molto comune. Usiamo andare anche in domande molto frequenti. Dove vai? Vai al lavoro? Sì, vado al lavoro. Oppure, vai a casa? Sì, vado a casa. Facciamo una frase completa, come nella vita reale. Oggi vado al lavoro alle 9. Poi vado a casa e riposo. Semplice e naturale. Ricorda. Andare è un verbo che senti ogni giorno in italiano. Impararlo bene ti aiuta a capire tante conversazioni. Ora continuiamo con un altro verbo molto usato. Un verbo che spesso usiamo insieme ad andare, ma che significa il contrario. Ora parliamo del verbo venire. È un verbo molto importante e spesso lo usiamo insieme al verbo andare. Andare significa muoversi da qui a un altro posto. Venire significa muoversi verso chi parla. Vediamo il verbo venire al presente. Io vengo. Tu vieni. Lui, lei viene. Noi veniamo. Voi venite. Loro vengono. Prova a ripetere lentamente. Io vengo. Tu vieni. Lui viene. Usiamo venire quando invitiamo qualcuno. Per esempio, vieni a casa mia. Vieni al lavoro con me. Vieni a mangiare. Sono frasi molto comuni. Usiamo venire anche per parlare di spostamenti verso una persona o un luogo. Vengo a trovarti.
Vengo da te. Vengo in Italia. Facciamo un esempio semplice. Domani vengo a casa tua. Perfetto, ti aspetto. Molto naturale. Usiamo venire, anche in domande quotidiane. Vieni oggi o domani? Vengo oggi. Oppure, vieni con noi. Sì, vengo volentieri. Un'altra cosa importante. Usiamo venire, anche in alcune espressioni comuni. Vengo subito. Vengo tra 5 minuti. Sono frasi che sentirai spesso. Prova ora a pensare a una frase semplice con venire. Per esempio, vengo a studiare italiano. Ottimo. Ora andiamo avanti con un verbo che usiamo per parlare di necessità. Un verbo molto utile quando dobbiamo fare qualcosa. Parliamo ora del verbo dovere. È un verbo molto importante perché lo usiamo per parlare di necessità, di cose che sono obbligatorie o importanti da fare. In italiano usiamo dovere quando diciamo che qualcosa è necessario. Vediamo il verbo dovere al presente. Io devo. Tu devi. Lui, lei deve. Noi dobbiamo. Voi dovete. Loro devono. Ascolta con attenzione e prova a ripetere lentamente. Io devo. Tu devi. Lui deve. Usiamo dovere con un altro verbo. Per esempio, devo lavorare. Devo studiare italiano. Devo andare a casa. Queste frasi sono molto comuni. Usiamo dovere anche per parlare di obblighi quotidiani. Devo svegliarmi presto. Devo fare la spesa. Devo pagare. Sono frasi reali, della vita di tutti i giorni. Facciamo ora una situazione molto semplice. Oggi lavoro tutto il giorno. Sono stanco. Devo riposare. Oppure, domani ho un esame. Devo studiare. È un modo molto naturale di parlare. Usiamo dovere anche per dare consigli. Devi studiare un po' ogni giorno. Devi parlare italiano, anche se fai errori. Questo è molto importante per chi studia una lingua. Proviamo ora a fare frasi molto lente e chiare. Io devo lavorare oggi. Io devo mangiare. Io devo dormire. Ripeti con calma. Ricorda, quando usiamo dovere, il verbo dopo resta all'infinito. Devo mangiare, non devo mangio. Prenditi un momento per ascoltare e ripetere. Non avere fretta. Imparare una lingua richiede tempo. Ora continuiamo con un altro verbo simile. Un verbo che usiamo quando parliamo di possibilità e non di obbligo. Parliamo ora del verbo potere. Questo verbo è molto utile perché lo usiamo quando parliamo di possibilità, di capacità o di permesso. Vediamo il verbo potere al presente. Io posso. Tu puoi. Lui, lei può. Noi possiamo. Voi potete. Loro possono. Ascolta e ripeti lentamente. Io posso. Tu puoi. Lui può. Usiamo potere per dire che cosa possiamo fare. Per esempio, posso aiutarti? Puoi venire con me? Posso aprire la finestra? Queste sono frasi molto comuni e utili nella vita di tutti i giorni. Usiamo potere anche per parlare di capacità personale. Posso parlare inglese. Posso cucinare molto bene. Posso guidare la macchina. In italiano, posso significa che hai la possibilità o la capacità di fare qualcosa. Vediamo ora potere in situazioni reali. Oggi posso andare al parco. Domani puoi venire a studiare con me. Posso usare il tuo telefono? Queste frasi sono molto naturali e le sentiamo spesso. Un'altra cosa importante. Possiamo usare potere anche per fare richieste educatamente. Posso prendere un caffè? Puoi aiutarmi, per favore? Sono frasi molto utili per parlare con le persone. Facciamo un piccolo dialogo semplice. Posso sedermi qui? Sì, certo, puoi sederti. Grazie. Di niente. Vedi? È naturale e semplice. Prova ora a fare 2 o 3 frasi con potere. Ad esempio, posso leggere un libro. Posso scrivere una email. Puoi venire a cena? Ripetere le frasi aiuta a ricordare meglio il verbo e come usarlo. Il verbo potere è molto importante perché ci permette di parlare di cosa possiamo fare, cosa vogliamo fare e cosa è possibile fare nella vita quotidiana. Ora continuiamo con un altro verbo molto comune. Un verbo che usiamo quando vogliamo fare qualcosa perché lo desideriamo. Ora parliamo del verbo volere. È un verbo molto importante perché lo usiamo per parlare di desideri, di voglia di fare qualcosa o di scelte personali.
Vediamo il verbo volere al presente. Io voglio. Tu vuoi. Lui, lei vuole. Noi vogliamo. Voi volete. Loro vogliono. Ascolta bene e ripeti lentamente. Io voglio. Tu vuoi. Lui vuole. Usiamo volere per dire cosa vogliamo fare. Per esempio, voglio mangiare una pizza. Vuoi venire con me al cinema? Voglio imparare l'italiano. Queste frasi sono molto comuni e semplici da usare nella vita quotidiana. Usiamo volere anche per parlare di desideri o preferenze. Voglio dormire. Voglio un gelato. Voglio fare una passeggiata. Vediamo ora qualche esempio in una conversazione reale. Cosa vuoi fare oggi? Voglio andare al parco. E io voglio venire con te. Oppure, vuoi un caffè? Sì, voglio un caffè, grazie. Come vedi, il verbo volere è molto naturale e lo sentiamo spesso nelle conversazioni quotidiane. Possiamo anche combinare volere con altri verbi. Voglio studiare italiano. Vuoi leggere questo libro? Voglio viaggiare in Italia. Queste frasi sono molto utili, soprattutto se vuoi parlare dei tuoi piani o dei tuoi desideri. Un consiglio. Prova a pensare a 3 frasi con volere, come se parlassi della tua giornata o dei tuoi sogni. Ad esempio, voglio dormire un po'. Voglio mangiare qualcosa di buono. Voglio ascoltare musica italiana. Ripetere le frasi aiuta molto a memorizzare il verbo e a usarlo in conversazioni reali. Ora passiamo a un altro verbo essenziale. Un verbo che usiamo quando parliamo di piacere o gradimento, molto comune nella vita quotidiana. Parliamo del verbo piacere. Questo verbo è molto utile perché lo usiamo per parlare di gusti, di interessi e di cose che ci rendono felici. Il verbo piacere è un po' speciale, perché in italiano la cosa che piace è il soggetto e la persona a cui piace è l'oggetto indiretto. Non preoccuparti, vediamo degli esempi chiari. Per esempio, mi piace la pizza. La pizza piace a me. Ti piace il gelato? Il gelato piace a te. Ci piace ascoltare musica italiana. Ascoltare musica italiana piace a noi. Vediamo il verbo piacere al presente, con alcune forme importanti. Mi piace. Ti piace. Gli le piace. Ci piace. Vi piace. Gli piace. Ripetiamo lentamente. Mi piace. Ti piace. Ci piace. Usiamo piacere per parlare di cose che ci rendono felici o che ci interessano. Mi piace leggere. Ti piace cucinare? Ci piace andare al mare. Puoi usare piacere anche per parlare di attività quotidiane. Mi piace fare sport. Ti piace ascoltare musica? Gli piace guardare film? Facciamo un piccolo dialogo. Cosa ti piace fare nel weekend? Mi piace passeggiare e ascoltare musica. E a me piace leggere libri. Come vedi, il verbo piacere è molto naturale nelle conversazioni quotidiane, soprattutto quando parliamo dei nostri gusti. Un'altra cosa importante. Puoi usare piacere anche con i nomi al plurale. Mi piacciono i gelati. Ti piacciono i film italiani? Ci piacciono le canzoni italiane. Quindi ricorda. Mi piace singolare. Mi piacciono plurale. Prova ora a pensare a 2 o 3 frasi con piacere. Ad esempio, mi piace il caffè. Mi piacciono i libri. Ti piace la musica? Questo verbo ti aiuta a parlare di te stesso e di quello che ti interessa, ed è molto usato nella vita di tutti i giorni. Il prossimo verbo di cui parleremo è uno dei più semplici e frequenti. Un verbo che usiamo per dire e raccontare cose, molto utile nelle conversazioni. Parliamo del verbo dire. Questo verbo è molto importante perché lo usiamo quando vogliamo parlare, raccontare o esprimere informazioni. Vediamo il verbo dire al presente. Io dico. Tu dici. Lui, lei dice. Noi diciamo. Voi dite. Loro dicono. Prova a ripetere lentamente. Io dico. Tu dici. Lui dice. Molto bene. Usiamo dire per parlare di cose semplici che vogliamo comunicare. Per esempio, dico la verità. Dici la tua opinione. Lui dice una frase in italiano. È un verbo molto utile perché lo sentiamo sempre nelle conversazioni quotidiane. Usiamo dire anche quando vogliamo fare domande o riportare discorsi. Cosa dici? Cosa dici di questo libro? Ha detto che viene domani. Vediamo alcuni esempi in una conversazione naturale. Cosa dici oggi? Dico che andiamo al parco. Perfetto, allora andiamo. Oppure, mi dici il tuo nome?
Sì, dico che mi chiamo Luca. Un'altra cosa importante. Possiamo usare dire con frasi lunghe o più complesse, ad esempio per raccontare una storia. Lui dice che domani va al mare. Io dico che voglio studiare italiano. Loro dicono che il film è molto bello. Ripetere queste frasi aiuta molto a capire come funziona il verbo nella pratica. Puoi anche usare dire quando vuoi esprimere sentimenti o emozioni. Ti dico la verità, sono felice. Ti dico una cosa importante. Come vedi, dire è un verbo semplice, ma molto potente perché ci permette di comunicare informazioni, pensieri e sentimenti. Prova ora a fare 3 frasi con dire. Ad esempio, dico la verità. Dico che vado al lavoro. Dico che mi piace l'Italia. Il prossimo verbo che vedremo è un verbo che usiamo tantissimo nella vita quotidiana. Per parlare di azione semplice o movimento, qualcosa che facciamo tutti i giorni. Parliamo ora del verbo fare in un altro contesto, oppure, meglio ancora, introduciamo un verbo complementare molto usato, il verbo andare nelle attività quotidiane e nei programmi, così ampliamo l'uso pratico dei verbi già visti. Il verbo andare non serve solo per il movimento, ma anche per parlare di azioni future o di progetti. Per esempio, domani vado a studiare. La prossima settimana vado al mercato. Stasera vado al cinema con gli amici. Usiamo andare anche nelle espressioni comuni. Come va? Per chiedere come stai. Va tutto bene. Per rispondere tutto bene. Facciamo un piccolo dialogo. Come va oggi? Va tutto bene, grazie. E a te? Va bene anche a me. Come vedi, andare è un verbo semplice, ma molto utile, perché lo sentiamo sempre nelle conversazioni di tutti i giorni. Possiamo usare andare anche con il tempo libero. Questo weekend vado al mare. Domani vado a fare una passeggiata. Dopo lavoro vado a prendere un caffè con un amico. È importante capire che in italiano andare e a è verbo è molto naturale. Vado a dormire. Vado a mangiare. Vado a fare la spesa. Ripetiamo lentamente alcune frasi. Vado a scuola. Vado a lavorare. Vado a studiare italiano. Molto bene. Vediamo ora un uso più pratico. Possiamo combinare andare con altri verbi che abbiamo già imparato. Domani devo andare al lavoro. Voglio andare al parco. Posso andare a casa tua? Queste frasi ti permettono di parlare in modo più naturale, combinando diversi verbi. Un piccolo esercizio. Prova a pensare alla tua giornata e fare 3 frasi usando andare. Ad esempio, oggi vado a scuola. Domani vado al supermercato. Stasera vado a dormire presto. Questi esempi ti aiutano a parlare della tua vita quotidiana in modo semplice e corretto. Il prossimo verbo di cui parleremo è uno dei più importanti per esprimere azione volontaria e scelte, utile nella vita quotidiana e nelle conversazioni. Parliamo del verbo sapere. Questo verbo è molto importante perché lo usiamo per parlare di conoscenze, di abilità e di informazioni. Vediamo il verbo sapere al presente. Io so. Tu sai. Lui, lei sa. Noi sappiamo. Voi sapete. Loro sanno. Prova a ripetere lentamente. Io so. Tu sai. Lui sa. Usiamo sapere per parlare di cose che conosciamo o che abbiamo imparato. So parlare italiano. Sai cucinare bene. Loro sanno leggere e scrivere. Possiamo usare sapere anche per informazioni specifiche. Sai dov'è la stazione? Non so dove è la biblioteca. So che domani farà bel tempo. Vediamo ora un esempio di conversazione naturale. Sai che ora è? Sì, sono le 5. Perfetto, allora andiamo. In italiano, sapere si usa anche per parlare di abilità. So nuotare. Sai suonare uno strumento? Non so guidare. Ripetere queste frasi aiuta a usare sapere in contesti diversi. Puoi provare ora a fare 3 frasi tue con sapere, come: so cucinare la pasta. So parlare inglese. Non so dove andare. Come vedi, conoscere bene sapere ti permette di parlare di quello che sai fare e delle informazioni che possiedi. Bene, siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio tra i verbi essenziali per parlare l'italiano. Abbiamo visto essere, avere, fare, andare, venire, dovere, potere, volere, piacere, dire, sapere, tutti verbi che userai ogni giorno. Prova a ripassare le frasi, a fare i tuoi esempi e a parlare ad alta voce. Con il tempo, questi verbi diventeranno naturali per te.
Grazie mille per averci ascoltato oggi. Speriamo che questo video ti sia stato utile e ti aiuti a parlare italiano più facilmente. Ci vediamo presto in un nuovo episodio di Italian Podcast. Arrivederci e buona pratica con i verbi.